Ciao amici, bentornati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo simpatico personaggio Cocomelon, molto amato dai bimbi, semplice come tutti i miei tutorial. Questa è la mia versione, spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa e il corpo di Cocomelon abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo un aumento e in tutto saranno 66 maglie basse. Lavoriamo le 66 maglie per 10 giri. Facciamo ora un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro, in tutto saranno 68 maglie basse. Lavoriamo le 68 maglie per altri 5 giri. Facciamo ora una diminuzione all'inizio del lavoro, una diminuzione a metà del lavoro e in tutto saranno 66 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo una diminuzione e saranno 60 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Facciamo altro giro di 24 maglie basse. Sostituiamo il filato e andiamo a lavorare con il filato celeste e lavoriamo per altri 3 giri le nostre 24 maglie. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Volendo possiamo già riempire come vi trovate più comodi. Andate a riempire bene la testa, date bene la forma, cercate di farla tonda, quindi andate ad inserire bene l'ovatta sintetica, vi aiutate sempre con la coda dell'uncinetto a distribuire bene l'ovatta all'interno e poi andiamo a lavorare per altri 5 giri le nostre 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 8 giri. Dobbiamo ora andare a dividere la parte in due, ma dobbiamo lavorare 15 maglie per questo lato della gamba, 15 maglie per quest'altro lato della gamba e lasceremo 3 al centro della parte davanti e 3 maglie al centro della parte di dietro, in questo modo, e andremo poi a cucire queste nostre 6 maglie, 3 di qua e 3 dalla parte di dietro, quindi sono 6. Andremo a cucire con ago e filo in modo da chiudere questa parte. Dobbiamo lavorare le nostre 15 maglie qui, lavoriamo per questa gamba, lasciamo le nostre 3 e 3 e lavoriamo poi successivamente anche su queste altre 15 maglie. Quindi mettiamo il nostro marcapunti, dobbiamo lavorare le maglie, queste maglie qui, poi giriamo, ci andiamo ad unire dall'altro lato e lavoriamo le restanti maglie in modo da formare le nostre 15 maglie per la gamba. Queste altre maglie le lasciamo in sospeso e poi successivamente lavoreremo la prossima. Io ho lavorato 9 maglie dal marcapunti e poi vado a fare, ho fatto la decima, l'11ª, 12, 13, 14 e 15. Se per voi è complicato fare in questo modo, cioè partire da questo punto, potete partire dal centro, andate a togliere le vostre 3 maglie, 1 2 3 e cominciate a lavorare 15 maglie e chiudete ad anello. Quindi dobbiamo lasciare queste 3 maglie centrali sia da questo lato 1 2 3 sia da quest'altro lato 1 2 3 in modo da trovarci con 15 maglie per gamba. Nella testa vi consiglio di andare ad inserire o un bigodino di quelli flessibili rivestiti
oppure potete inserire un bastoncino di plastica, lo andate a rivestire di garza o di scotch di carta e lo andate ad inserire all'interno. Stessa cosa potete fare anche con uno stecchino di legno, come vi trovate più comodi. Per quest'altro giro facciamo un aumento alla prima maglia e saranno 16 maglie basse. Facciamo un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e in tutto saranno 18 maglie lavorate. Lavoriamo le 18 maglie per altri 4 giri. Per quest'altro giro dobbiamo fare 4 aumenti, ma solo sul davanti qui della gamba. Arrivati a questo punto andiamo a fare i nostri 4 aumenti successivi. Ho una maglia, cioè 2 maglie in ogni maglia delle maglie successive. Quindi andiamo in questo modo, andiamo a lavorare le nostre maglie fino ad arrivare sul davanti e poi andiamo a fare i nostri aumenti qui nelle maglie sul davanti. 1, 2, 3 e 4. Solo qui. E quindi in tutto saranno 22 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 22 maglie basse. Andiamo ora a fare 2 diminuzioni lì dove abbiamo fatto i nostri 4 aumenti. In tutto saranno 20 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica, poi andremo a fare la base di sotto della scarpa. Per l'altra gamba dobbiamo fare in questo modo: lasciamo le nostre 3 maglie e partiamo di qui e andiamo a lavorare le 15 maglie, chiudiamo ad anello e lavoriamo allo stesso modo come abbiamo lavorato questa parte. Volendo, se ci riuscite, potete andare a chiudere le 3 maglie utilizzando l'uncinetto. In questo modo passate da un lato all'altro e le chiudete e poi andate a lavorare le vostre 15 maglie per questa gamba. Per realizzare un po' di pancia andate ad inserire un po' di più d'ovatta sintetica in questo punto qui e andate a distribuire bene. Per realizzare la base del piede che andremo poi a cucire sotto, con il filato giallo avviamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 20 maglie lavorate e poi stacchiamo il filo e andiamo a cucire alla base del piede dopo averlo riempito. Per il braccio con il filato color carne avviamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse. Realizziamo ora il pollice, facciamo in questo modo: facciamo 3 maglie alte chiuse insieme nella stessa prima maglia, 1, 2 e 3 nella stessa maglia, faccio 3 maglie alte e le vado a chiudere insieme, entro qui nella prima delle 3 maglie e vado a fare una maglia bassissima chiudendo. Proseguo la lavorazione delle maglie basse delle restanti 11 maglie basse normalmente. Per quest'altro giro facciamo altro giro di 12 maglie. Questa volta andiamo a lavorare anche su queste 3 chiuse insieme, andiamo a fare la nostra 12ª maglia. Quindi facciamo un giro di maglie basse in ogni maglia sottostante. Andiamo a sostituire il filato color carne con quello celeste e andiamo a fare per altri 10 giri 12 maglie basse con questo filato. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica e proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Per il polsino avviamo una catenella di 16 maglie, giriamo il lavoro e lavoriamo 16 maglie basse nelle nostre 16 catenelle, poi stacchiamo il filo e andiamo a cucire. Per il colletto avviamo una catenella di 34 maglie, lavoriamo 34 maglie basse nelle 34 catenelle e poi andiamo a fare un altro giro di 34 maglie, stacchiamo il filo e poi andiamo a cucire al collo. Per le orecchie avviamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse.
Una maglia a un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 18 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Andiamo a cucire qui e questo sarà l'orecchio. Per i capelli con il filato color giallo andiamo ad avviare un anello magico di 5 maglie. Facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 10 maglie lavorate. Lavoriamo le 10 maglie per 30 giri. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e poi proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Andiamo a completare il giro con le diminuzioni fino a chiudere il tutto. Poi andremo ad arrotolare in questo modo. Possiamo metterci anche del filo di ferro all'interno come preferite, oppure dovete andare a cucire in modo da bloccarlo per bene. Dopo aver completato con le diminuzioni chiudiamo in questo modo e poi andiamo ad arrotolare un po' in modo da formare il ciuffetto sulla testa. Io ho inserito un po' di filo di ferro, potete anche andare a cucire dopo aver inserito l'ovatta sintetica, potete andare poi a cucire con ago e filo i vari giri in modo da bloccarli. Poi andiamo a cucire sulla testa e con un po' di pazienza andiamo a ricamare con il filo blu e con il filo giallo i delfini che ha sulla tutina. Quindi facciamo prima la sagoma e poi l'andremo a riempire. Facciamo un po' la sagoma del delfino e poi con ago e filo riempiamo questa zona in modo da ricamare così il delfino. I delfini li facciamo sia blu che gialli, quindi riempiamo un po' questa zona così. E poi facciamo anche la codina. E ne andiamo a fare alcuni qua e là. E poi facciamo anche la codina. Se questo passaggio è complicato potete anche non farlo, non è necessario. Inseriamo la base delle scarpe, andiamo a bloccare prima con gli spilli bene tutto intorno e poi con il filato celeste andiamo a cucire maglia per maglia. Dopo aver bloccato con gli spilli andiamo a prendere la maglia della base del piedino e poi andiamo a cucire maglia per maglia, la maglia di qua e la maglia di qua, e cuciamo tutto bene intorno. Fermiamo con gli spilli i polsini alle braccia e andiamo a cucire bloccando il tutto. Per gli occhi con la gomma eva ho fatto una base bianca, potete farlo anche con l'uncinetto, andate a fare un anello magico di 6 maglie, poi andate a fare un aumento in ogni maglia e poi andate a fare una maglia, un aumento per tutti i giri, saranno 18 maglie, e poi andate ad applicare gli occhi in plastica oppure andate a ricamare come più vi trovate comodi. Cuciamo la base delle orecchie e poi andiamo a cucire alla testa.
Le fermiamo prima con gli spilli in questo modo e poi andiamo a cucire questa parte. Fermiamo il colletto con gli spilli e andiamo a cucire. Andiamo a cucire le braccia, applichiamo poi gli occhi e andiamo ad applicare anche i capelli e cuciamo le orecchie curvandole leggermente. Con il filato marrone andate a tracciare le sopracciglia e la bocca e poi con il filato color carne andiamo a fare il nasino, passando semplicemente il filo da un lato all'altro. Ed eccolo terminato, questo è il personaggio Cocomelon, questa è la mia versione, spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, condividete con i vostri amici e vi aspetto al prossimo, fate le vostre richieste, ciao ciao!